Buongiorno e benvenuti ad ATH. Oggi andremo a vedere un'aggiunta del quinto step. Vi ricordate che il quinto step è lo step che riguarda il rispetto della capezza, ma ad oggi aggiungiamo una parte. All'epoca era stata trascurata perché in teoria di solito i cavalli non hanno questa problematica. Ovvero, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del rispetto della capezza quando si chiede al cavallo di avanzare. Normalmente è una delle prime cose che il cavallo impara quando mette la capezza, ovvero la pressione che la capezza mette dietro la nuca che chiede di avanzare è una delle prime che i puledri imparano da piccoli. Tuttavia, ultimamente mi sto accorgendo che sempre più cavalli hanno invece la problematica di opporsi alla pressione di questa richiesta. Perciò dobbiamo inserire un nuovo punto nel rispetto della capezza. Ricordate che il rispetto della capezza richiedeva la flessione laterale a destra, a sinistra, in maniera inversa, in basso, indietro. Perciò oggi aggiungeremo invece il rispetto della capezza in avanzamento. Come procediamo? Annabella, che ci aiuterà oggi in questo video, è una puledra aveglininese di 3 anni. Lei ha già fatto un mese di lavoro con noi quando aveva 1 anno, quindi ha fatto tutti gli esercizi da terra del metodo ATH quando aveva 1 anno. Ora che ne ha 3 è tornata da noi per completare il resto della doma e iniziare l'addestramento, quindi l'accettazione della sella, del cavaliere e via dicendo. Tuttavia lei ha sviluppato di tanto in tanto il comportamento di fermarsi e opporsi alla pressione della capezza. Per cui oggi vediamo con lei come risolvere questo problema. Proviamo ad avanzare. Ok, ora probabilmente, come succede quando si porta la macchina dal meccanico, lei probabilmente non ricreerà questa situazione. Vediamo se riusciamo a ricrearla. Chiaramente no. Con i cavalli è così, quando cerchiamo di ricreare un problema non riesce, quando invece non lo vorremmo accade. Tuttavia non importa, procediamo lo stesso. Come dobbiamo fare quando abbiamo un cavallo che non vuole avanzare? Vedete che sono attrezzato con uno stick perché lavoreremo proprio con lo stick. Il concetto sarà quello di richiedere la pressione della capezza per avanzare e associare la pressione che metteremo con lo stick. Quindi in dettaglio cosa faremo? Creeremo pressione con la capezza, ok, vedete che non sta avanzando. I miei livelli di pressione che andranno aumentando saranno: alzo lo stick, lo appoggio, ok, sul garrese e nel caso, se necessario, aumento la pressione del mio stick con dei piccoli tocchi finché il cavallo, per togliersi dalla pressione, avanzerà. In quel momento toglierò anche la pressione chiaramente messa sulla capezza, in modo che il cavallo associ queste due pressioni che stiamo creando: pressione sulla capezza, pressione dello stick, avanzamento e rilascio. Proviamo a ricreare capezza, stick, ok, e avanzamento, capezza, stick e avanzamento. Molto bene. Potremmo anche utilizzare questo sistema anche per chiedere ad esempio un'andatura superiore. Se vogliamo che il cavallo impari a seguirci anche al trotto, per esempio, creiamo una tensione. Ok, vedete qua sta opponendo, stick, pressione, ok, è avanzata. Dicevo, per il trotto crea una tensione. Quando la tensione diventa costante vorrei che il cavallo capisse di avanzare al trotto, quindi la mia pressione sulla capezza in questo momento è costante, stick, pressione, trotto, rilascio, pressione capezza, stick, ok, molto bene, tensione, stick, pressione, ok, di nuovo, tensione, stick, appoggio, ok, riproviamo, appoggio, ok, chiediamo il trotto, 1, 2 e trotto e rilascio, di nuovo tensione, appoggio, pressione, ottengo il trotto, rilascio, tensione, ok, molto bene, tensione, ok, vedete sta iniziando a rispondere solo al movimento dello stick, tensione,
Ok, proviamo a mantenere il trotto adesso. Bene, e rilascio nel momento in cui ottengo. Ancora una prova, tensione, opposizione, ok, tensione, molto bene. Dalla ripetizione di questo esercizio il cavallo imparerà che ogni volta che sente pressione dietro alla capezza, ok, dovrà avanzare, perché noi associeremo poi una seconda pressione a livello del garrese. Stiamo creando uno schema dove il cavallo impara che pressione dietro la nuca, se non l'ascolto, pressione nel garrese. Per cui con questo esercizio diamo il completamento degli esercizi del quinto step, quindi di rispetto della capezza, in modo da avere un controllo totale utilizzando il nostro strumento di comunicazione con il cavallo. Perciò oggi da Annabel e da Amedeo questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.